La risposta è no, ovviamente, ma immagino che per la maggior parte di voi che state guardando questo video questo fosse abbastanza scontato, quindi cerchiamo di essere un po' più specifici. Oggi parliamo di Ruins of Symbaroum, adattamento di Symbaroum a Dungeons & Dragons quinta edizione, finanziato su Kickstarter ed edito dalla Free League. L'ultima volta che ci siamo visti con Symbaroum è stato nella sua recensione, subito dopo la campagna che abbiamo pubblicato qui sul canale e che vi invitiamo a recuperare se volete. E in quel video vi dissi già le mie prime impressioni circa le possibilità di questo adattamento, come il fatto che come gioco in realtà già dovesse molto in realtà a Dungeons & Dragons e di come avrebbe avuto secondo me l'effetto collaterale di tenere i giocatori bloccati sempre al solito titolo anziché volerne provare di nuovi. In effetti, voglio dirlo subito, io considero di fatto questo adattamento una sorta di assist clamoroso a tutti quei giocatori che, messi di fronte alla possibilità di poter provare un nuovo titolo, la prima cosa che si chiedono è quanto è diverso da Dungeons & Dragons? O ancora peggio chiedono al master di poter eventualmente giocare quell'ambientazione con questo sistema. E un po' come vi dicemmo in quel nostro vecchio video, Dungeons & Dragons è una comfort zone, sempre lì andiamo a parare alla fine. Però vi dissi anche che dal punto di vista della Free League si è trattato di una mossa sicuramente molto conveniente, sia sul piano economico, perché numeri alla mano il Kickstarter è stato un grande successo, sia perché in questo modo hanno consentito a molte più persone di poter conoscere questa ambientazione ed eventualmente tutti gli altri giochi del loro catalogo. Come ci è stato fatto effettivamente notare in un commento sotto la recensione, in questo modo la Free League è riuscita a rivolgersi a un bacino di pubblico potenzialmente, intendo, molto più ampio, come quello, molto vasto scusate, come quello statunitense, che vede in Dungeons & Dragons il suo titolo di punta. Sì, ok, in realtà potreste dirmi che è sostanzialmente la stessa cosa anche qui in Europa, però per quanto mi riguarda gli ultimi titoli più interessanti del panorama GDR li ho riscontrati più nel panorama europeo che in quello americano. Comunque cosa che in effetti potrebbe far conoscere i giochi della Free League per l'appunto a un bacino di pubblico molto più ampio e in questo modo attirare nuovi clienti magari interessati a tutti gli altri loro giochi. A tal proposito ho notato all'interno di tutti e tre i manuali di Ruins of Symbaroum una certa autoreferenzialità della Free League per quanto riguarda tutti i loro giochi, scelta non casuale a mio avviso. Perdonatemi questa premessa un po' lunga, però molti di voi aspettavano questa recensione già da un po' di tempo e io ci tengo a essere il più specifico possibile. Vi voglio dire che di mia iniziativa non mi sarei mai procurato questi manuali da solo, un po' perché sinceramente l'idea di dover spendere dei soldi per un gioco che già nelle sue premesse non mi trova d'accordo e men che mai interessato non è che mi andasse molto a genio. Per questo voglio ringraziare la Free League per averci dato oggi la possibilità di potervene parlare. D'altra parte direi che è anche abbastanza nel loro interesse cercare di far cambiare idea a chi come noi vi parla dei loro giochi. Anche qui ve lo voglio anticipare subito, la mia opinione non è sostanzialmente cambiata rispetto a prima e anzi alcuni miei dubbi hanno ricevuto purtroppo conferma. Però dal momento che non ragiono da fanboy devo riconoscere che effettivamente alcune note di merito da fare ci sono. Pertanto vediamo come si strutturano i tre manuali di Ruins of Symbaroum e di come questa ambientazione e queste tematiche siano state adattate al gioco di ruolo più famoso al mondo. Ruins of Symbaroum si compone di tre manuali divisi ovviamente in manuale del giocatore, del master e bestiario. La divisione in capitoli e relativi argomenti ricalcano in buona parte quella dei manuali originali di Symbaroum, tanto che le parti non relative alle meccaniche di gioco sono letteralmente identiche, pertanto non c'è bisogno di rispiegarvi l'ambientazione, per quella vi rimando alla recensione del gioco originale. Il manuale del giocatore e del master in questo caso comprendono però anche tutte quelle informazioni extra che in Symbaroum erano presenti solo nella guida avanzata del giocatore e del master, come le nuove razze e archetipi o la gestione delle battaglie campali, le sfide sociali e la gestione di un dominio per esempio. Lo stesso dicasi per il bestiario, che è sostanzialmente identico al Monster Codex, solo con i mostri riconvertiti al sistema di D&D, seppure alcuni mostri presenti in origine nel base siano invece stati inseriti qui. E per quanto debba lodare il lavoro svolto per cercare di mantenere la coerenza con le statistiche originali, qualche lieve incongruenza qua e là l'ho notata.
Se per esempio prendessimo il Principe della Notte, il suo punteggio di vigore era 15, cioè il massimo per Symbaroum, e qui invece ha forza 24, mentre il Re Rospo aveva vigore pari a 13 che è diventato un forza 30, cioè è fisicamente meno forte in un titolo e più forte in un altro? Oltre a questo mi sono accorto che non sempre tutte le abilità originali dei mostri sono state mantenute con degli equivalenti, questo probabilmente per una questione di bilanciamento. Mi rendo conto che la scelta di includere le informazioni delle guide avanzate è stata fatta da un lato per ottenere la struttura dei 3 manuali base di D&D quinta edizione e dall'altro perché attenersi al solo manuale base non avrebbe fornito materiale sufficiente. Però mi secca un pochino il fatto che chi acquisterà questa edizione avrà già tutto disponibile, mentre gli appassionati del Symbaroum originale si siano dovuti procurare il manuale base più le guide avanzate e il bestiario. So che si tratta solo di un manuale in più, ma parliamo comunque di una spesuccia extra. Per quanto riguarda le meccaniche del viaggio, sono state mantenute le distanze percorribili a seconda che ci si trovi nelle pianure ambriane, nel Davokar chiaro o oscuro, già presenti nel titolo originale, riassunte in una tabella. Mentre troviamo nuove meccaniche per quanto riguarda gli effetti del viaggio e del riposo. In Symbaroum una marcia o una cavalcata forzata implicava il non poter guarire per vie naturali mentre si era in viaggio, mentre qui non si potrà compiere un riposo esteso, che tra poco vi spiegherò, e se la marcia continuasse per un numero di giorni oltre il modificatore della Costituzione, bisognerà eseguire un tiro salvezza su Costituzione con difficoltà pari a 5 più il numero di giorni di marcia, pena l'accumulo di un livello di indebolimento o affaticamento. Avete presente quello che nessun master usa, almeno nella mia esperienza? Quindi simile alle regole che trovavamo già in D&D quinta edizione, solo che a differenza di questo titolo non avremo la CD pari a 10 più ogni ora oltre l'ottava di viaggio. Lo stesso dicasi per marce e cavalcate estreme, che però implicheranno un tiro salvezza contro la morte, quando prima invece si perdeva un punto resistenza al giorno più un test di vigore per non subire un'ulteriore perdita, e dove un 20 naturale implicava un incidente mortale per il personaggio. Mi sto riferendo al Symbaroum originale. Altro nodo da sciogliere, la questione del riposo. In Symbaroum potevamo recuperare soltanto un punto resistenza al giorno, qualcosa di veramente irrisorio considerando la pericolosità del Davokar, dovendo quindi ricorrere a incantesimi o altri rimedi per guarigione, mentre qui troviamo le regole del riposo breve, lungo e, nuova aggiunta, esteso. I primi due funzionano esattamente come li conosciamo, con in più il fatto che possiamo scegliere sia di recuperare punti ferita che di ridurre la corruzione, mentre il riposo esteso richiederà almeno 24 ore in un luogo sicuro, restituendoci tutti i punti ferita, i dadi vita e azzerando la corruzione temporanea. L'aggiunta del riposo esteso è dovuta a una semplice questione: non potrete semplicemente fermarvi e aspettare di ripristinare tutti i vostri danni. Il mondo di Symbaroum non funziona così, e potersi fermare a riposare ovunque è semplicemente impossibile. All'interno del Davokar, anche restando fermi, si possono attirare attenzioni come creature mostruose, elfi del patto di ferro o ranger di pattuglia. Pertanto questa forma di riposo non sarà possibile durante l'esplorazione, ma dovrete tornare in un centro abitato o accamparvi in un luogo veramente sicuro. Un'aggiunta secondo me necessaria e bravi ad averla inserita. Passiamo alle classi. Per mantenere il vecchio schema dell'archetipo più professione, hanno optato per classe più approccio, una sottoclasse in sostanza. Alcune di quelle che erano le professioni sono state trasformate in classe e altre in approcci. Per esempio, il capitano è una nuova classe con approcci annessi, come il poeta guerriero o il maestro mercante. Personalmente non ne vedo il motivo e francamente mi dice poco. Mentre il teurgo è un approccio del mistico. Il guerriero invece non poteva che diventare una classe, e devo dire decisamente ricca di sottoclassi, seconda solo al mistico. I punti ferita sostituiscono ovviamente la soglia di resistenza, in più sarà molto più presente la meccanica dell'affaticamento o indebolimento, per esempio quando si subisce l'effetto di determinate abilità o incantesimi, tanto che a differenza della scheda originale di D&D è stato inserito uno spazio apposito. Veniamo dunque al nodo cruciale: magia e corruzione. Tutti ci stavamo domandando in che modo avrebbero risolto questo problema, dal momento che in D&D la magia riveste un ruolo molto diverso e decisamente più preponderante. Innanzitutto, le tradizioni mistiche vengono sostituite dalle tradizioni arcane e le classiche liste degli incantesimi, direi giustamente. Il mistico potrà scegliere gli incantesimi di una determinata lista a seconda della sottoclasse giocata, e dato che le sottoclasse o approcci che dir si voglia sono più delle liste, alcune di esse andranno a sovrapporsi.
In che senso? Il teurgo imparerà da quella del teurgo, mentre lo stregone autodidatta da qualunque lista tranne quella del teurgo, il maestro di bastoni da quella dello stregone, eccetera eccetera. Il lancio di un trucchetto comporterà l'accumulo di un punto corruzione temporaneo, mentre un incantesimo un D4 più il livello dell'incantesimo stesso. Man mano che il mistico avanza di livello, potrà scegliere quali trucchetti e incantesimi sono i suoi favoriti, cioè che i primi non daranno corruzione se lanciati, mentre i secondi daranno corruzione solo pari al loro livello senza il D4. In realtà questa meccanica non sarà applicabile a tutti gli incantesimi, quelli vietati saranno opportunamente segnati nella lista con un asterisco. Non troveremo più le liste distinte tra incantesimi e rituali, ma si applicheranno le regole dei rituali di D&D quinta edizione. Alcuni incantesimi segnati in corsivo nelle liste saranno selezionabili come tali. Ho cercato di riportare quanto più possibile tra i cambiamenti di questo adattamento, mentre per ogni altra cosa non citata dovrete semplicemente far riferimento ai manuale base di D&D. Passiamo dunque alle considerazioni. Sarebbe molto più semplice dire che di questo adattamento in realtà non ce n'era bisogno, ma da quanto mi sembra di capire su questo punto siamo più o meno tutti d'accordo, quantomeno la maggioranza, e dato che ormai il gioco ce l'abbiamo e bisogna prenderlo per così com'è, cerchiamo di tirare le somme. Ruins of Symbaroum è di fatto il frutto di un compromesso, anzi di più compromessi in determinati aspetti. Era inevitabile che fosse così perché, anche se è vero che Symbaroum già dovesse molto a Dungeons and Dragons, è anche vero che come esperienze di gioco, a mio avviso, siamo su due piani molto diversi per quanto riguarda la magia e l'avanzamento del personaggio, per esempio, ma soprattutto per l'atmosfera. Da un lato un dark fantasy che vuole affrontare il tema dell'arroganza umana nei confronti della natura, dall'altro un fantasy molto più avventuroso e, se vogliamo, tradizionale, dove la magia riveste un ruolo di primo piano. Mettiamola così, fra tutti i compromessi possibili che potevano trovare per questo adattamento, secondo me alla fine hanno scelto i migliori, nel senso che alla fine comunque l'atmosfera di Symbaroum rimane inalterata e le regole di D&D non hanno subito nessun cambiamento particolarmente radicale. Dalla Free League, lo dico sinceramente, non mi sarei aspettato di meno, anzi il contrario sarebbe stato abbastanza deludente, dal momento che comunque come casa editrice cerca sempre di fare dei lavori comunque molto precisi. Però è anche vero che leggendolo ho avuto un po'... Avete presente quella sensazione di voler tenere il piede in due scarpe? Chi ama Symbaroum rischia di ritrovarsi con un titolo molto più schematizzato in tabelle e regoline che prima non c'erano e alle quali non è abituato. Chi ama D&D invece di ritrovarsi con un'ambientazione che, per quanto riguarda determinati aspetti, lo tiene molto frenato, specialmente se siete abituati alle classi magiche. Se proprio volete approcciarvi a questo titolo, il mio suggerimento è di farlo tenendo bene a mente a che cosa state andando incontro, magari con una buona dichiarazione di intenti o una sessione zero prima di mettervi al tavolo, così almeno vi eviterete il giocatore mago che si lamenta di non poter spammare trucchetti ogni 5 secondi perché altrimenti rischia di accumulare troppa corruzione. Per il resto vi voglio anche confessare di essermi un po' annoiato a leggerlo. La componente di D&D ha reso la lettura molto pesante, almeno questa mi rendo conto che è una questione di gusti personali. Aspettatevi in futuro sicuramente molto più materiale relativo a questo Ruins of Symbaroum rispetto all'originale. Se non mi sbaglio, forse era indicato anche all'interno di uno dei manuali, hanno annunciato un adattamento della campagna del Trono di Spine. Per quanto mi riguarda mi ritengo già fortunato che abbiano pubblicato l'espansione su Alberator The Hunted Waste. Queste erano le mie opinioni in breve su Ruins of Symbaroum quinta edizione. Fatemici sapere voi che cosa ne pensate, se siete d'accordo o seppure ritenete questo tutto sommato un buon adattamento del titolo di Symbaroum a Dungeons and Dragons. Magari troviamoci qui sotto e dibattiamone, perché secondo me è sempre bene costruire un sano dibattito intorno per l'appunto a fenomeni di questo tipo. Per il resto io vi ringrazio di averci seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace e di attivare la campanella per poter restare aggiornati su tutti i nostri prossimi video. Vi invito inoltre a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram, e se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo vi invito anche a unirvi al nostro gruppo Telegram. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.